E adesso la parola a Domenico Natale, membro dell'ISO, nonché membro della Commissione Intelligenza Artificiale, che ci parlerà dei modelli di qualità dello schema ontologico, nel suo intervento orientamenti sul modello di qualità dell'intelligenza artificiale. Buongiorno, vi parlerò di orientamenti sul modello di qualità dell'intelligenza artificiale. Come si può già vedere in questa prima slide, sulla destra in alto ci sono dei grafici che potrebbero essere delle raffigurazioni di modelli che sintetizzano una serie di concetti anche astratti che si vedono nella parte di sotto. Sembra quasi una rete neurale. Ci sono molte organizzazioni internazionali e nazionali attive sull'intelligenza artificiale e anche per questo che un modello potrebbe essere utile per orientare e uniformare i vari contributi. L'organizzazione più grande ed importante probabilmente al mondo è l'ISO, che ha istituito la sottocommissione 42 dedicata proprio all'intelligenza artificiale. Poi abbiamo molte attività in ambito europeo e anche da parte di enti nazionali, oltre che università e imprese. Nel mondo l'ISO, che raccoglie l'adesione di circa 160 paesi, ha istituito la Commissione Intelligenza Artificiale e Big Data, una commissione sull'Internet of Things, l'IT Governance, Cloud Computing e una delle più antiche, la Commissione Software and System Engineering, che ha prodotto un modello di qualità di prodotti digitali. La IEEE è un'altra grande istituzione fatta da professionisti, anche questa raccoglie l'adesione di 160 paesi con circa 500.000 di professionisti e collaboratori, e questa associazione ha recentemente anche definito un nuovo standard per diciamo, la valutazione di implicazioni dell'intelligenza artificiale. Poi abbiamo la Commissione europea, che ha nel 2019 pubblicato alcuni orientamenti etici. Nel 2020 ha redatto un libro bianco sull'intelligenza artificiale e si avvale anche di contributi del Centro di Normazione Europea, CEN, che ha istituito alcuni focus group e workshop. C'è una differenza metodologica tra i lavori dei workshop e quelli degli standard ISO, ma gli obiettivi sono sicuramente comuni. In Europa anche l'ETSI, lo European Telecommunications Standards Institute, è attivo con alcune sue peculiarità legate alle telecomunicazioni sul tema. In Italia nel 2018 l'Agid ha pubblicato un libro bianco sull'intelligenza artificiale al servizio del cittadino e il MISE recentemente ha definito una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. Ecco, ma come poter raggruppare e sintetizzare tutti questi contributi? Una proposta è quella di usufruire del modello di qualità Square, Software Quality Requirement Evaluation, che divide i punti di vista di approfondimento tra software, dati, servizi IT e qualità in uso. Quindi propone 4 modelli strutturati con alcune caratteristiche di qualità e con questi 4 modelli si vorrebbe orientare il mondo della qualità del prodotto, non del processo, verso degli obiettivi concordati e condivisi a livello mondiale. Abbiamo questo quinto elemento della governance, management e processi, che raggruppa tutte le attività attuate da committenti e sviluppatori. L'ipotesi è quella di una rilettura di tutte le linee guida, queste citate, ce ne sono anche altre, ma diciamo abbiamo potuto approfondire queste, e seguendo questo modello l'intento è di pervenire a un quadro strutturato degli aspetti della qualità. Praticamente il modello è la parola chiave di questo discorso. Il modello è inteso come un insieme di proprietà che vorremmo trovare nel prodotto. Facciamo un esempio piccolissimo. Immaginiamo di avere un'applicazione software e cosa ci aspettiamo da questa applicazione? Ci aspettiamo una grande usabilità, i dati elaborati che siano credibili, i servizi IT eventualmente forniti che siano tempestivi e quando la adoperiamo in uso
che possiamo provare la soddisfazione nell'usarla. Queste 4 caratteristiche, usabilità, credibilità, tempestività e soddisfazione, in effetti, secondo il modello Square, sono 4 su 36 previste, quindi immaginiamo l'ampiezza, la vastità di tutte le caratteristiche. Comunque sia, non possiamo dire che il processo non conti in questa attenzione al prodotto finale. Il processo è definibile come un insieme di attività che trasformano gli input in output. Sembra abbastanza banale questa considerazione, ma l'input e l'output sono alla base dell'informatica. Vedremo nell'ultima slide una concretizzazione legata all'intelligenza artificiale di questi input e di questi output. Essere conformi al modello Square vuol dire principalmente essere flessibili nei riguardi di una proposta, per cui occorre anticipare e dire, spiegare che le caratteristiche di qualità non hanno una priorità nel modello, non ci sono tra le 36 alcune più importanti, alcune meno importanti. Le priorità dipendono dal contesto d'uso. L'ISO ha voluto fornire questa traccia delle 36 caratteristiche per evitare che uno dimentichi qualche caratteristica o non ci abbia pensato, oppure diciamo, non abbia un orientamento strutturato alla qualità. Però il modello è flessibile, cioè la conformità anche dal punto di vista poi delle future certificazioni eventuali è rispettata anche se non vengono applicate tutte, purché se ne motivi l'esclusione. L'esclusione non potrebbe essere perché non ho competenza a farlo, ma perché nel mio contesto questa caratteristica di qualità non ha valore, non ha importanza. È anche possibile aggiungere nuove caratteristiche ritenute rilevanti nel proprio contesto e dal proprio punto di vista. Come vedremo nelle linee guida, questa ultima clausola è stata molto applicata perché giustamente ogni organizzazione che ha redatto le sue linee guida ha insistito, ampliato e rafforzato le caratteristiche di qualità che ritiene più importanti nel proprio ambito. Facciamo un esempietto rapido. Se vediamo a sinistra le caratteristiche della qualità del software, idoneità funzionale, efficienza, compatibilità con i vari sistemi, i vari browser, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità e portabilità. E sulla destra vediamo le caratteristiche di qualità dei dati, che sono 15. Le leggo brevemente, anche se è un po' noioso, però è importante vedere l'ampiezza di questo elemento, essenziale e basilare nell'intelligenza artificiale, che dice questo modello che bisogna prestare attenzione all'accuratezza dei dati. I dati devono essere reali, completi, consistenti, cioè coerenti, credibili, attuali, non di un anno fa o di 3 anni fa, di subito, di ieri, di questo momento, attuali, accessibili, conformi, riservati, e quindi pensiamo anche a GDPR, efficienti, precisi, tracciabili, comprensibili, disponibili, portabili e ripristinabili in caso di perdita dei dataset delle banche dati. Iniziamo dal primo degli standard che ho citato, quello dell'IEEE, il 7010, molto recente. Sul prodotto software ha evidenziato le caratteristiche di sostenibilità, equità, responsabilità, trasparenza, sui dati la necessità che siano analizzabili, sulla governance, valutazione dell'impatto degli algoritmi, l'impatto nelle realtà, l'impatto nell'uso, leggi e regolamenti, processi di software engineering ritenuti essenziali per costruire tutto il sistema e la realizzazione. Il libro bianco della Commissione europea ha rimarcato l'importanza dell'affidabilità, della robustezza tecnica e della sicurezza del software. Sui dati ha sottolineato l'accessibilità e riservatezza. Apro una piccola parentesi. Accessibilità e riservatezza, oltre a essere standardizzati dall'ISO e da altre organizzazioni, sono 2 obblighi di legge, sia in Europa che in Italia. L'accessibilità, la legge 4/2004 sull'accessibilità del web per le persone con disabilità. La riservatezza apre tutto il mondo al GDPR, che vuol dire che il massimo della prescrizione di adesione
questi standard sia che esista anche una direttiva europea, esista una legge italiana che esistano circolari. Questo è il massimo della forza, diciamo, di prescrizione sul mondo della qualità, però non su tutte le caratteristiche di qualità c'è una disposizione giuridica legislativa. E la qualità in uso, la Commissione ha rimarcato la necessità di creare un mondo di fiducia attorno all'intelligenza artificiale che ancora non c'è, non sempre, e nel mondo della governance ha insistito sulla sorvegliabilità umana, si parla anche di sovranità della governance sui dati, qual è il paese sovrano che decide qualche cosa, qualche limitazione, qualche utilizzo. Sugli orientamenti etici il CEN, la Commissione Europea di Normazione, di cui si avvale la Commissione Europea, ha viceversa sottolineato l'importanza della robustezza, della safety, della trasparenza. Gli algoritmi devono essere trasparenti, gli algoritmi, il software moderno dell'intelligenza artificiale, potremmo dire, devono dire che cosa vogliono fare, che cosa fanno. E qualità in uso, benessere sociale e ambientale è uno dei target importanti di questo concetto della qualità in uso, che è la qualità nel mondo reale degli utenti, anche dopo un tempo che il software è stato rilasciato, il sistema sia stato rilasciato, anche dopo un anno, dopo 2 anni. Un elemento molto importante, la qualità in uso. Difficilmente testabile prima per l'intelligenza artificiale perché si conosce solo dopo che si è diffuso qualche utilizzo. Questo aspetto verrà poi approfondito. La governance racchiude le caratteristiche di legalità, di etica importantissima. Ci saranno molti interventi, ci sono già stati in queste giornate sull'incidenza dell'etica anche sugli stessi algoritmi e sull'uso dell'intelligenza artificiale, un'ottica di non discriminazione, equità e l'importanza della responsabilità, l'accountability. Altri elementi in discussione nell'ambito CEN, la compliance, il testing, la data strategy, i ruoli umani e delle macchine, qui entriamo nel mondo anche filosofico, antropologico, le decision making, le decisioni, perché l'algoritmo ha deciso così, per quali motivazioni, come è stato programmato, ma anche, come vedremo, che grado di autonomia ha di autoprogrammarsi. Questo è un aspetto molto aperto, molto discusso, molto importante, e poi stabilire una sovranità digitale su questi temi. L'ETSI ha introdotto in particolare alcuni aspetti sui dati, tipo questi dati che devono essere acquisibili. Ricordo che gli standard ISO Square prevedono anche un ciclo di vita dei dati dall'acquisizione alla loro cancellazione, ma soprattutto un discorso sulla provenienza dei dati, che obiettivamente devo dire nel 25012 sulla qualità dei dati non è così focalizzato. La provenienza dei dati, quindi la localizzazione dei dati, è basilare per alimentare certi sistemi di intelligenza artificiale. Non è detto che alcuni dati raccolti nel mondo asiatico vadano bene per alcuni fenomeni del mondo europeo, del mondo nord o sud americano. Per cui la provenienza dei dati che alimentano alcune tarature di meccanismi tipo anche di machine learning o di altro tipo sono veramente degli aspetti essenziali, queste localizzazioni, per il funzionamento affidabile dei sistemi. 2 aspetti peculiari che forse non potevano che essere sollevati che dall'ETSI riguardano la velocità con cui potranno operare certi sistemi, in particolare col 5G, e la rapidità di acquisizione dei dati e acquisibilità utilizzando Internet of Things. E poi tutto un discorso di ottimizzabilità della rete. Come vediamo, sono tutti aspetti che oscillano tra opinioni comuni molto facili e osservazioni più concrete, dirette, tecnologiche. La qualità in uso vuole preservare comunque salute e il benessere della società. La governance, anche qui, 2 aspetti che non stanno in Square, ma io continuamente li considero paralleli, della governabilità e della managerialità. L'Agid, anche già nel 2018, tra i primi, ha puntualizzato alcuni aspetti
per esempio sulla qualità in uso, la necessità di misurarlo questo impatto, no? Ci sono degli standard POSIT, il 25022, che è proprio la misurazione della qualità in uso, sempre nel mondo Square e nel mondo ISO SC7 VG6, siamo pieni di sigle nell'ISO, ma perché dal mondo generale dell'ISO bisogna poi arrivare fino alla singola commissione, ai singoli esperti. Ecco, non avevo detto questo, ma l'ISO, tanto per dare un'idea, non è che si occupa solo di software, si occupa di chimica, di trasporti, di cemento armato, di cinematografia, di ergonomia, di qualità dell'aria, dell'acqua, del gas naturale, energia solare, eccetera. Cioè ha centinaia di commissioni e credo personalmente, assieme a tutti gli altri esperti con cui collaboro, che l'importanza degli standard e della qualità sia veramente basilare, specialmente nell'epoca moderna, così in connessione nei vari paesi del mondo. Il MISE ha principalmente sottolineato l'aspetto di governance, management e processi, occupandosi di incremento degli investimenti e quindi poi anche dello sviluppo e dell'occupazione, investire nella ricerca, nell'offerta educativa, nella formazione, avere un quadro dei dati in modo economico, in modo globale, in modo quasi olistico per vedere dove e come utilizzarli, con quali criteri e con quali vantaggi. Ha raccomandato un quadro normativo ed etico che ancora si sta sviluppando e è forse proprio una delle colonne basilari di questo convegno, e poi suscitare consapevolezza e fiducia. Ci sono molti dubbi, ci sono molte attese, si parla sempre di più di intelligenza artificiale ogni giorno, e poi il rilancio della pubblica amministrazione in un quadro di cooperazione europea. Che abbiamo fatto? Abbiamo preso tutte queste caratteristiche o aspetti di qualità che ho letto, li abbiamo raggruppati eliminando le duplicazioni che comunque ovviamente erano ineliminabili, e abbiamo raccolto quindi quelle stesse caratteristiche che ho letto prescindendo dall'organizzazione, in prodotti software, dati, servizi IT e infrastrutture, qualità in uso. La governance, che è la parte forse anche più sviluppata dalle linee guida. E cosa è venuto fuori? Che rispetto alle caratteristiche di qualità di Square, che sono 36 caratteristiche, 8 per il software, 15 per i dati, 8 per i servizi e 5 per la qualità in uso, le linee guida, volontariamente e involontariamente, hanno sviluppato sul software una maggiore attenzione di Square, proponendo anche nuovi concetti e nuove misure, sui dati circa la metà, sui servizi ancora di meno e sulla qualità in uso anche lievemente di meno. Questo lascia intendere che c'è al momento una grande attenzione al software e agli algoritmi, ma probabilmente andrà aumentata l'attenzione ai dati, che comunque si vedrà dagli interventi anche detti e fatti in questi giorni, e sui dati forse c'è bisogno di aumentare un po' l'attenzione. Sui servizi è anche normale che le cose siano in questo modo, perché credo che i servizi IT che si avvalgono dell'intelligenza artificiale siano ancora molto ridotti, rari. La qualità in uso sarà probabilmente un problema comunque che ci trascineremo per anni, perché la vera qualità in uso si saprà solo dopo che le cose si siano diffuse maggiormente. Il modello quindi fornisce queste tendenze di una maggiore attenzione alla qualità del software, dei dati e dei servizi IT. Sono apparse numerosissime caratteristiche in più che saranno preziosissime per adeguare Square al contesto dell'intelligenza artificiale nel mondo ISO. Quando dico ISO non dico solo contributi di esperti, professori, amministratori, pubblica amministrazione, privati, eccetera. Dico di un metodo di votazioni, di 2 votazioni l'anno sulle proposte, metodo molto rigoroso che ovviamente fa richiedere qualche anno di gestazione degli standard affinché si tenga conto dei punti di vista di tutti i paesi del mondo, con delle artifici anche tecnici, metodologici, di contributi molto specifici che assomigliano a quello degli emendamenti delle leggi. Cioè in ambito ISO non si può dire ma questa cosa va ampliata e cambiamola. Bisogna dire la vecchia frase criticata, la nuova frase proposta,
e queste frasi, comprese le virgole, vengono approvate o disapprovate, perché il fine dell'ISO è di avere una convergenza, una condivisione più vasta possibile sulle migliori prassi del mondo su temi specifici. Questa è l'ultima slide. E cosa si è realizzato utilizzando un formalismo chiamato già da vari anni tecnica strutturata di analisi? Abbiamo messo su un rettangolo che vuole sintetizzare la realizzazione, il realizzare di un sistema di A, partendo dagli input, esigenze di dominio, dati e informazioni, che genererà output, cioè soluzioni affidabili, decisioni, azioni, nuovi dati e informazioni, ottimizzazione di algoritmi, ma è vincolato da ciò che è scritto in alto, la parte dei vincoli degli algoritmi, dell'etica, della governance, delle norme, degli stessi modelli di qualità, e supportato dalle tecnologie più usuali, che sono anche tutte definite nel glossario che vedete a disposizione sul sito web del portale di questo convegno, i big data, il cloud, i computer quantistici, le reti neurali, le machine learning, i robot e quant'altro. Che succede? L'aspetto particolarissimo di questo sistema, che fu anche introdotto l'altro anno da alcuni interventi, è che l'output dell'ottimizzazione degli algoritmi potrebbe in alcuni casi variare o proporre la variazione degli algoritmi stessi, e cioè quasi una forma potrebbe esserci di autonomia, cioè l'algoritmo che rispetta dei principi etici viene autonomamente modificato dal sistema. Questo è l'aspetto più critico, più originale forse dell'intelligenza artificiale, che potrebbe automodificarsi, e anche l'aspetto forse dal punto di vista etico, dal punto di vista delle responsabilità e dell'impatto sociale, più da una parte affascinante, dall'altra più preoccupante. Bene, avrei terminato. Avete tutti i riferimenti per approfondire questo interessantissimo e affascinante argomento dell'intelligenza artificiale, che speriamo contribuisca al miglioramento della qualità della vita di tutti.